Ciao a tutti, Boia Faust! Bentornati come ogni settimana. Oggi non mi trovo a Helsinki, ma mi trovo di nuovo nella mia amatissima Careglia meridionale, nelle vicinanze della città di Lappeenranta. Cosa sono venuto a fare? Sono venuto sicuramente a trovare i suoceri, come faccio molto spesso, ma sono venuto anche per un motivo molto importante che mi rende molto orgoglioso e che vi svelerò tra un po' di settimane. Per cui abbiate fede, cominciate a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, perché vi prometto delle belle sorprese molto interessanti. Andando però a parlare del video che voglio farvi oggi, voglio sfruttare un pochettino il fatto di trovarmi qui in un ambiente non urbano praticamente. Se vi ricordate, un po' di tempo fa già vi avevo fatto un video dalla quest'area, dalla stessa area, in cui parlavo della vera Finlandia, ossia mi riferivo a quella Finlandia che è al di fuori della capitale di Helsinki. Se non avete visto quel video, mi raccomando, recuperatelo qua sopra perché è tanto interessante. Oggi però non voglio ripetere le stesse cose che avevo detto in quel video, ma voglio approfondire alcuni aspetti e principalmente con la tematica, ma quindi questa Finlandia è un paradiso oppure un incubo? E soprattutto in quali termini? Adesso vediamo un po' tutte queste cose. Quando uno dice vivere in Finlandia, solitamente si immagina questo. Silenzio, natura, verde, laghi, tranquillità, zero stress. Ma è veramente così? Qui, volendo, potresti vivere ogni giorno della tua vita in questo modo, specialmente nelle aree fuori dalle città, tipo quella in cui mi trovo oggi. All'inizio, quando uno si trasferisce, viene a vivere qua, senza gli occhi del turista, che quindi ha questo impatto emozionale per la prima volta, spesso, cambierà un pochettino quella che è la percezione delle cose, perfino la percezione del silenzio. All'inizio magnifico, nessuno schiamazzo, pochissimo rumore, comunque un basso livello acustico generale. Poi però entra un fattore un pochettino più profondo. Questo non è silenzio, è la versione premium del silenzio, senza pubblicità però. Yes! Al... You too. Bye. All'inizio il silenzio costante è assolutamente... ti rende tranquillo, non ti crea lo stress. Poi quando cominci a capire che diventa costante, scopri l'assenza del rumore, che è una cosa un pochettino diversa, la mancanza del rumore. E questa cosa può generare sentimenti veramente contrastanti. Da un lato, a parole e teoricamente sembra veramente un sogno, perché uno pensa che bello, sto tranquillo, nessuno che mi rompe le scatole, e sicuramente quello è il lato positivo. Poi però c'è il lato negativo, ossia che ti abitui troppo a questo e soprattutto hai più spazio per ascoltare te stesso. E qui cominciano i problemi. Se ti senti solo, puoi parlare con gli alberi. Non ti rispondono, ma ascoltano meglio. Se ascolti abbastanza il silenzio, a un certo punto smette di essere silenzio. Diventi tu il rumore. Sarai costretto, giocoforza, a passare più tempo con te stesso. E qui non tutti sono in grado. Stare con se stessi significa stare tranquilli, ovviamente rilassati, e anche avere la possibilità di concentrarsi meglio.
Oppure inizi a sentirti isolato, perché non incontri nessuno, perché non ci sono alcune cose naturali e spontanee che accadono durante la giornata, come per esempio per noi in Italia. Anche solo quando esci per andare a prendere il pane in Italia, sei un po' distratto da quello che ti accade intorno, perché ti accade qualcosa intorno. Qua non è detto, specialmente in queste aree. Io ripeto spesso alle persone che me lo chiedono, che questa non è una questione del posto, cioè che il posto ti porta a fare questo, ma è una questione di come sei tu, di come te la vivi tu. Tu puoi essere portato nel posto più adatto a te, ma poi se te la vivi male, problemi. Se non c'è nessuno, nessuno può disturbarti. È matematica semplice. Una cosa che bisogna assolutamente considerare quando si parla di Finlandia, specialmente di ambiente non urbano, è che sarai letteralmente da solo. Dipenderai da te stesso e tenderai ad ascoltare te stesso. E quindi ci vuole anche una forza mentale. Molti di noi pensano di essere abituati o di essere in grado di sostenere questa situazione. All'atto pratico, molti, alla lunga, cedono perché non sono abbastanza forti? No, semplicemente perché lì dipende tanto dalla nostra soggettività. C'è inoltre un altro aspetto fondamentale di quando si parla di zone non propriamente di centro città, ripeto, non solo Helsinki, qualsiasi altra città. Quando vai un po' fuori dalle aree metropolitane, anche le giornate nella loro praticità cambiano totalmente, perché non avrai i servizi vicino a casa, vicino dove sei, quindi avrai bisogno della macchina. Noi in Italia siamo abbastanza abituati a questa concezione, perché noi infatti spesso e volentieri abbiamo la macchina. Pensare di vivere in Italia senza macchina o stai proprio nel centro-centro, altrimenti sono cavoli. E qua non cambia tanto. Se tu non stai in centro città ma vivi un po' fuori, pensare di non avere la macchina è un grosso problema. Perché sì, i mezzi pubblici ve li ho fatti vedere, sono molto belli, ma nelle città e soprattutto quelli di Helsinki. Se tutto è troppo calmo, puoi creare da solo un piccolo problema, poi lo risolvi e ti senti subito meglio. Ma quindi tutte queste difficoltà o comunque cose che richiedono un certo tipo di organizzazione rappresentano un vero incubo? Assolutamente no, perché allo stesso tempo dei posti come questo ti danno la possibilità di trovare delle cose che non troveresti o comunque difficilmente troveresti da altre parti. E tra queste a me verrebbe da dire la pace vera, quella vera che difficilmente noi conosciamo, il rilassamento e soprattutto lo spazio. Lo spazio non inteso come spazio fisico, quindi la distanza, ma lo spazio mentale. Ma quindi i posti come questo sono un paradiso, cioè rappresentano un paradiso oppure un incubo? Entrambe le cose e nessuna delle due. E sapete perché vi dico questo? Perché i posti come questo dove sono adesso in realtà si cambiano la tua vita, ma non radicalmente. Ciò che va a cambiare è il modo con cui tu stai con te stesso. E quella è la vera sfida. Voi riuscireste a vivere così oppure dopo una sola settimana scappereste? Per alcuni può essere veramente una cosa perfetta, cioè amerebbero questo stile di vita, altri impazzirebbero letteralmente. Quindi, come ripeto, come mantra ogni video, non è per tutti. Non è per tutti un posto isolato in Finlandia, non è per tutti nemmeno la Finlandia. Qui non succede niente. Per questo tutto funziona. Anche perché quando poi ti sposterai di meno perché la brutta stagione, piove, nevica, fa freddo, buio, cosa vuol dire? Che le giornate saranno un po' tutte uguali e quindi questa è sicuramente una cosa di cui tenere conto. Non sono tutte belle col sole in faccia come adesso. Detto questo, però, preparatevi perché ho intenzione di fare tanti contenuti adesso che si va verso la bella stagione riguardo alle bellezze naturali, che sono veramente infinite, per cui da adesso in poi tante robe molto più di impatto visivo ve le prometto e ve le porterò. Dai, continuo la mia passeggiata, è troppo freddo, l'acqua è troppo fredda, altrimenti avrei fatto anche un bagno nel lago, perfino per me è troppo fredda, cioè fa veramente freddo. Faccio una bella passeggiatina, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, Ciao ciao!